Punta Manara è un sito particolarmente importante sia dal punto di vista biologico, perché è molto ricco di biodiversità. Parliamo di gorgonie, spugne e diversi tipi di coralli, tra cui uno dei coralli più longevi, si chiama Savaglia Savaglia. È un sito poco frequentato da subacquei e quindi gli attrezzi da pesca che vengono persi accidentalmente comunque rischiano di rimanere anni, decenni sul fondo e soffocare gran parte della vita sottomarina. Durante una perlustrazione l'anno scorso i nostri volontari si sono imbattuti in queste due reti perdute sul fondale, quindi abbiamo poi successivamente deciso di portare avanti un progetto per costruire un modello 3D grazie alla tecnica della fotogrammetria di queste reti. Prima di pianificare un intervento di recupero di un sistema da pesca abbandonato, Sea Shepherd e il progetto GhostNet procede con una valutazione di impatto che quel sistema da pesca ha in quel sito ben preciso. Per fare questo tipo di attività, quest'anno abbiamo iniziato a collaborare con RAN, che è il Reef Alert Network, che è un ente accreditato proprio a fare questo tipo di studio. Grazie a questo studio abbiamo capito che la rete poteva essere rimossa senza apportare ulteriore danno, quindi abbiamo chiesto l'aiuto a Sea Shepherd. GhostNet è un'esperienza nuova per Conrad, quindi dopo molti briefing per metterci d'accordo con la squadra di sommozzatori, con tutti coloro che devono lavorare sul fondale, poi interveniamo noi e quindi capire le operazioni necessarie da fare in superficie non è semplicissimo proprio perché non è un'esperienza che avevamo ancora nel nostro background. Ancora qualche metro, mi fermo così e vi avvicinate voi. Ok. Colle di dritto. Al di qua della secca, la secca è a est, dove c'è la luce adesso. Ok? L'intervento è un intervento che ha richiesto un lungo periodo di pianificazione, in quanto la complessità di togliere una rete dal profondo del mare mette in gioco competenze e esperienze e know-how e soprattutto risorse di vari attori. Sea Shepherd in questo progetto mette a disposizione ovviamente le sue capacità con il suo nuotante, con l'imbarcazione di superficie, in assistenza con un team in acqua che fa da trade union con poi quelli che sono veramente i subacquei che andranno a intervenire sulla rete e che permetteranno quindi il distacco della rete dal fondo e l'invio di questa rete in superficie. Il primo tema è che questa rete, per staccarla dal fondo, va liberata da tutti gli organismi viventi, se no vengono strappati con essa. E quindi c'è tutto un lavoro spesso scientificamente da certosino, proprio di taglio della rete. Ok, iniziamo la procedura di recupero della rete, ci avviciniamo, la armiamo con la cima e la tiriamo un po' in fuori, poi vediamo quanto è pesante. I sub hanno agganciato le reti dal fondo con dei palloni, queste reti vengono a galla. Quindi con la Conrad approcciamo i palloni con dei rampini, 2 persone sulla prua cercano di issare a bordo, facendo attenzione ovviamente che non si rompano le cime, i pezzi di rete ai quali ci siamo agganciati. Quindi issiamo, per fare questo corrono 2-3 persone perché sono delle reti pesanti, man mano la rete viene stesa sulla prua della barca, aperta, vengono liberati tutti gli organismi che sono presenti e separati poi invece i rifiuti, le cose, i detriti, le cose di plastica o di altro genere che chiaramente non possono essere rigettati in mare. Le reti sono anche spesso grosse, abbiamo trovato una grande rete da strascico. Aspetta, passiamo sulla prua. Una volta tolta la rete, il RAN si occuperà di vedere quanto questo intervento ha aiutato quel luogo a recuperare. La collaborazione tra organizzazioni è molto utile in questo caso perché l'obiettivo non deve essere soltanto quello di recuperare le reti, ma anche fare in modo che questo accada il meno possibile
e quindi solo grazie alla sensibilizzazione delle comunità locali, dei subacquei, dei pescatori, al fine di creare un network tra le varie realtà fruitrici dei fondali, si può fare in modo che questi attrezzi, quando vengono persi, non stiano lì troppo tempo.